Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, ti piacciono gli sport invernali? Ciao Lisa, sì, mi piacciono molto. Adoro gli sport invernali. Mi piace sciare e fare snowboard. E tu? Anche a me piacciono gli sport invernali. Mi diverto a pattinare sul ghiaccio e a giocare a hockey su ghiaccio. Ottimo. L'hockey su ghiaccio è molto emozionante. Ho visto alcune partite in TV. Sì, l'hockey su ghiaccio è veloce e divertente. I giocatori pattinano rapidamente e segnano gol. Mi piace anche andare a pattinare nel pattinodromo locale. Pattinare è molto rilassante. A volte vado al pattinodromo con i miei amici nei fine settimana. Sci o fai snowboard? Scio. Adoro sciare sulle piste. Mi piace la sensazione di scivolare giù per la montagna. Preferisco lo snowboard. Mi piace la sfida di mantenere l'equilibrio sulla tavola e fare curve strette. Lo snowboard sembra divertente, ma penso sia più difficile dello sci. Può essere impegnativo all'inizio, ma una volta che impari è molto divertente. Qual è il tuo posto preferito per sciare o fare snowboard? Mi piace andare al Snowy Mountain Resort. Le piste sono bellissime e non troppo affollate. Sembra bello. Io vado spesso al Winter Peak Ski Resort. Ha molti percorsi e un ottimo snow park. Ho sentito parlare di Winter Peak. È adatto ai principianti? Sì, lo è. Ci sono percorsi facili per principianti e altri più impegnativi per sciatori e snowboarder esperti. Vorrei provare lo snowboard a Winter Peak un giorno. Magari possiamo andare insieme. Sarebbe divertente. Possiamo passare una giornata a sciare e fare snowboard, e magari provare anche lo snowtubing. Lo snowtubing sembra emozionante. Mi piace l'idea di scivolare giù per una collina innevata su un tubo. È molto divertente, soprattutto con gli amici. Possiamo ridere e gareggiare giù per la collina. Partecipi a qualche competizione di sport invernali? A volte partecipo a competizioni di sci locali. Sono amichevoli e divertenti, mi piace la sfida. Io gioco in una lega amatoriale di hockey su ghiaccio. Abbiamo partite nei fine settimana. È un ottimo modo per conoscere nuove persone. Sembra interessante. Mi piacerebbe vedere una delle tue partite di hockey su ghiaccio un giorno. Mi piacerebbe molto. Puoi vedere quanto è veloce il gioco e quanto è importante il lavoro di squadra. Mi piace che gli sport invernali ci aiutino a rimanere attivi. Sono un buon modo per fare esercizio nel freddo. Sì, gli sport invernali mi fanno sentire energica. Anche in inverno posso divertirmi e mantenere la forma. Cosa indossi quando vai a sciare o fare snowboard? Indosso una giacca calda, pantaloni da neve, guanti e un casco. È importante rimanere caldi e al sicuro. Indosso vestiti simili quando faccio snowboard. Metto anche degli occhiali per proteggere gli occhi dal riflesso della neve. Gli occhiali sono molto importanti. Ti aiutano a vedere chiaramente nei giorni soleggiati. Ti piace il clima invernale quando fai questi sport? Sì, adoro l'aria fredda e frizzante. Mi fa sentire viva quando scio o faccio snowboard. Concordo. L'aria fredda e il bellissimo paesaggio innevato rendono speciali gli sport invernali. Hai provato altri sport invernali? Ho provato lo sci di fondo e le ciaspolate.
Sono diversi ma molto divertenti. Voglio provare lo sci di fondo. Ho sentito dire che è un buon allenamento. Lo è. Lo sci di fondo è come correre sugli sci. Utilizza molti muscoli ed è molto buono per il cuore. Vorrei anche provare le ciaspolate. Camminare sulla neve con le ciaspole sembra divertente. Le ciaspolate sono facili e ottime per esplorare i sentieri innevati e tranquilli. Sono meno intense dello sci o dello snowboard. Mi piace che gli sport invernali offrano molte opzioni. C'è qualcosa per tutti. Sì, che tu ami la velocità, l'equilibrio o una passeggiata tranquilla nella neve, puoi trovare uno sport invernale che ti piace. Pensi che gli sport invernali siano costosi? Possono esserlo, ma dipende da dove vai. Alcuni resort hanno biglietti per gli impianti di risalita e noleggi attrezzature a prezzi accessibili. Sono d'accordo. A volte noleggio pattini e un casco per pattinare. Non è molto costoso. Molte persone iniziano con il noleggio prima di acquistare la propria attrezzatura. Questo rende più facile provare uno sport nuovo. Ricordo la mia prima volta sugli sci. Ho noleggiato un paio di sci e un casco. Era un po' spaventoso all'inizio, ma mi sono divertita. Anche io mi sono sentito così quando ho provato per la prima volta lo snowboard. Sono caduto molte volte, ma ho imparato in fretta. Cadere fa parte dell'apprendimento. È importante continuare a provare. Sì, ed è divertente ridere delle cadute con gli amici in seguito. Vai a eventi di sport invernali come spettatore? A volte guardo competizioni di sci e snowboard in TV. Sono molto emozionanti. Mi piace guardare le Olimpiadi invernali. Gli atleti sono incredibili. Sogno di essere bravo come loro un giorno. Anch'io. Vederli mi ispira a esercitarmi di più. Qual è il tuo ricordo preferito di un evento di sport invernali? Ricordo la mia prima partita di hockey su ghiaccio. Ero nervosa, ma è stato molto divertente giocare con la mia squadra. Il mio ricordo preferito è quando ho vinto una piccola competizione di sci locale. Mi sono sentito molto orgoglioso. È un grande traguardo. Le competizioni possono essere impegnative ma gratificanti. Sì, aiutano a migliorare e a fare nuove amicizie. Spero che entrambi possiamo partecipare a più eventi di sport invernali il prossimo anno. Mi piacerebbe molto. È sempre divertente provare cose nuove e incontrare nuove persone. Pensi che gli sport invernali siano sicuri? Possono essere sicuri se segui le regole e indossi l'attrezzatura giusta. Un casco e delle protezioni sono importanti. Indosso sempre un casco quando pattino o gioco a hockey. Mi fa sentire al sicuro. Indosso un casco e delle protezioni ai polsi quando faccio snowboard. Aiuta a prevenire infortuni. È importante essere cauti, soprattutto quando si sta imparando. Sì, ed è fondamentale conoscere i propri limiti. Inizia su piste facili e pratica prima di provare quelle più difficili. Scelgo sempre i percorsi per principianti quando scio. Rende l'apprendimento più divertente. Faccio lo stesso quando faccio snowboard. Pratico a girare e fermarmi su piste facili finché non mi sento sicuro. Hai mai avuto infortuni mentre praticavi sport invernali? Una volta mi sono slogato un polso quando sono caduto facendo snowboard. Faceva male, ma sono guarito in fretta. Ho avuto una piccola caduta mentre pattinavo e mi sono fatto un livido al ginocchio. Era doloroso all'inizio, ma ho imparato a essere più attenta. Le cadute sono comuni, ma con la pratica si migliora e si riduce il rischio di infortuni.
Sì, ed è importante scaldarsi prima di iniziare. Stretching aiuta a prevenire infortuni. Faccio sempre degli esercizi di riscaldamento prima di sciare o fare snowboard. Mi fa sentire pronto. Faccio lo stesso prima di pattinare. Pochi minuti di stretching possono fare una grande differenza. Cosa ti piace di più degli sport invernali? Adoro la sensazione di libertà quando scivolo sulla neve. L'aria fresca e il paesaggio bellissimo mi rendono felice. Mi piace l'emozione della velocità quando scio e la sfida di imparare nuovi trucchi sullo snowboard. Gli sport invernali mi fanno anche sentire energica e viva. Sono un ottimo modo per rilassarsi e divertirsi. Concordo. Gli sport invernali non sono solo esercizio, sono anche un modo per godersi la natura. Hai intenzione di continuare a praticare sport invernali in futuro? Sì, ho intenzione di sciare e fare snowboard ogni inverno. Voglio anche provare nuovi sport come lo sci di fondo. Voglio continuare a giocare a hockey su ghiaccio e provare le ciaspolate. C'è così tanto da esplorare. Gli sport invernali sono un'avventura per tutta la vita. Ogni anno puoi imparare qualcosa di nuovo. Non vedo l'ora di tanti altri inverni pieni di divertimento e attività. Anch'io, Lisa. Gli sport invernali sono un modo meraviglioso per trascorrere i mesi freddi. Magari possiamo organizzare una giornata di sport invernali con i nostri amici l'anno prossimo. È un'ottima idea. Possiamo tutti provare sport diversi e trascorrere una giornata divertente nella neve. Mi piacerebbe. È sempre più divertente condividere esperienze con gli amici. Sì, e possiamo aiutarci a vicenda a imparare nuove abilità. Posso insegnarti alcune tecniche di sci, e tu puoi mostrarmi alcuni trucchi di snowboard. Sembra perfetto. Possiamo imparare l'uno dall'altro e divertirci. Pensi che gli sport invernali siano buoni per la salute? Sì, sono molto buoni per la salute. Aiutano a fare esercizio, rimanere in forma e migliorare l'umore. Mi sento molto felice ed energico dopo una giornata di sci o snowboard. Anch'io. Gli sport invernali mi aiutano anche a dormire meglio la notte. L'esercizio all'aria fredda è rinfrescante. Ti fa sentire vivo. Mi piace anche che gli sport invernali mi permettano di trascorrere del tempo all'aperto. È un bel cambiamento rispetto a stare dentro. Sì, essere in natura è molto importante. Rende l'inverno speciale. Qual è la tua attività sportiva invernale preferita? Adoro andare al resort sciistico nei fine settimana. Mi piace sciare tutto il giorno e poi rilassarmi con una bevanda calda. Mi piace andare a pattinare di sera quando il pattinodromo è tranquillo. È molto pacifico. Vai spesso a sciare con la tua famiglia o con gli amici? Di solito vado con i miei amici. Ci divertiamo molto insieme sulle piste. Vado spesso a pattinare con mia sorella. Ci piace praticare le nostre mosse e a volte gareggiare tra di noi. Correre sul ghiaccio deve essere emozionante. Lo è, ridiamo molto e ci divertiamo nella competizione amichevole. Hai mai viaggiato in un altro posto per praticare sport invernali? Sì, l'anno scorso sono andato in un resort sciistico in montagna. La neve era incredibile e i panorami erano bellissimi. Sembra meraviglioso. Vorrei visitare un nuovo pattinodromo in una città vicina. Ho sentito dire che è molto bello. Viaggiare per praticare sport invernali è un ottimo modo per provare cose nuove e vedere posti nuovi. Sono d'accordo. Ogni nuovo posto ha piste e sfide diverse.
Hai qualche consiglio per chi vuole provare gli sport invernali per la prima volta? Sì, consiglio di iniziare con una lezione. Molte scuole di sci e snowboard offrono corsi per principianti. È una buona idea. Ho preso una lezione quando ho provato per la prima volta a sciare e mi ha aiutato molto. Inoltre assicurati di indossare i vestiti giusti, vestiti caldi e a strati. Indosso sempre una buona giacca, guanti e un cappello. È importante rimanere caldi. E non dimenticare un casco. La sicurezza è molto importante quando si sta imparando. Sì, un casco può proteggerti da infortuni in caso di caduta. Ho imparato molto nella mia prima lezione. L'istruttore mi ha insegnato come mantenere l'equilibrio e fermarmi. Ho imparato la stessa cosa quando ho iniziato a sciare. La pratica è fondamentale. Più ti eserciti, più migliori. Ricordo ancora la mia prima piccola pista. Ero nervosa, ma mi sono sentita molto orgogliosa quando sono arrivata giù. Mi sono sentito allo stesso modo nella mia prima discesa con lo snowboard. Ogni piccolo successo ti fa venire voglia di provare di più. Gli sport invernali sono impegnativi, ma sono anche molto gratificanti. Sì, e ti danno un senso di realizzazione. Ogni volta che migliori, ti senti bene. Pensi che gli sport invernali siano popolari nel tuo paese? Sì, molte persone qui amano gli sport invernali. Sci, snowboard e pattinaggio sono molto comuni. Sono d'accordo. Nella nostra città, il pattinodromo è sempre affollato nei fine settimana e il resort sciistico è popolare in inverno. Gli sport invernali uniscono le persone. Sono un modo divertente per trascorrere del tempo con amici e famiglia. Mi piace che gli sport invernali siano buoni per socializzare. Incontro sempre nuove persone al pattinodromo e sulle piste. Anch'io. Fare amicizia mentre si praticano sport è una delle cose migliori dell'inverno. Spero che gli sport invernali continuino a crescere in popolarità. Sono così divertenti. Credo di sì. Sempre più persone stanno scoprendo i benefici dell'esercizio all'aperto in inverno. Sì, e gli sport invernali sono un ottimo modo per godersi la stagione. Rendono l'inverno un periodo di attività e divertimento. Hai qualche piano per questo inverno? Sì, ho intenzione di andare a sciare almeno una volta a settimana e partecipare a qualche partita di hockey su ghiaccio con i miei amici. Sembra molto divertente. Ho intenzione di fare snowboard nei fine settimana e magari provare lo sci di fondo. Voglio provare anche lo sci di fondo. Sembra un ottimo allenamento. Ho sentito dire che lo sci di fondo è molto buono per il cuore e i muscoli. Voglio provarlo nel nuovo parco che ha aperto. Quel parco ha dei bei sentieri. Mi piacerebbe andarci con te. Possiamo pianificare una giornata per esplorare il nuovo parco e provare insieme lo sci di fondo. Non vedo l'ora. È sempre bello provare nuovi sport e nuovi posti. Sì, e gli sport invernali ci offrono tante opzioni. Ogni anno possiamo imparare qualcosa di nuovo. Sono molto entusiasta di questo inverno. Sento che migliorerò nei miei sport e vivrò molte nuove esperienze. Anche io lo sento. L'inverno è un momento di divertimento, sfide e amicizia. Grazie per aver parlato con me degli sport invernali, Tom. Ho apprezzato la nostra conversazione. Grazie, Elisa. Mi piace sempre condividere il mio amore per gli sport invernali con te. Spero che possiamo andare a sciare e fare snowboard insieme presto. Sì, mi piacerebbe. Pianifichiamo una giornata al resort sciistico o al pattinodromo. Non vedo l'ora di provare nuovi sport e divertirmi con gli amici questo inverno.
Gli sport invernali sono un modo meraviglioso per rimanere attivi e godere della stagione. Concordo. Gli sport invernali rendono i mesi freddi luminosi ed emozionanti. A presto, Lisa. Continuiamo a praticare i nostri sport invernali e magari proviamo anche nuovi insieme. Sì, non vedo l'ora di passare altre giornate divertenti nella neve con te. Addio, Tom. Addio, Lisa. Piacere. Piacere. Mi fa piacere conoscerti. Il tuo successo mi dà piacere. È un piacere aiutarti. Invernali. Invernali. Gli eventi invernali sono molto divertenti. Le vacanze invernali iniziano a dicembre. Mi piacciono gli sport invernali come lo sci. Adoro. Adoro. Adoro il gelato al cioccolato. Adoro leggere libri di avventura. Pattinare. Pattinare. Mi piace pattinare al parco. I bambini adorano pattinare in inverno. Dobbiamo imparare a pattinare meglio. Emozionante. Emozionante. Il film era molto emozionante. La vittoria è stata un momento emozionante. Ho letto un libro emozionante ieri. Impegnativo. Impegnativo. Il lavoro è molto impegnativo. L'allenamento è stato impegnativo oggi. Studiare per l'esame è impegnativo ma importante. Principianti. Principianti. I corsi sono per principianti. I principianti devono praticare ogni giorno. Molti principianti trovano difficile iniziare. Competizione. Competizione. La competizione è intensa quest'anno. Vinciamo sempre nella competizione. La competizione ci spinge a migliorare. Squadra. Squadra. La squadra gioca bene insieme. Ho visto la squadra vincere la partita. La mia squadra preferita è in finale. Attrezzatura. Attrezzatura. L'attrezzatura è molto importante per il lavoro. Ho comprato nuova attrezzatura per il giardinaggio. L'attrezzatura sportiva deve essere di buona qualità. Sicurezza. Sicurezza. La sicurezza è molto importante. Dobbiamo garantire la sicurezza di tutti. La sicurezza in casa è una priorità. Realizzazione. Realizzazione. La realizzazione del progetto è stata un successo. La realizzazione dei sogni richiede impegno. La realizzazione artistica può essere molto gratificante. Allenamento. Allenamento. L'allenamento è importante per la salute. Faccio l'allenamento ogni giorno. L'allenamento migliora le mie prestazioni sportive. Sfida. Sfida. La sfida è molto difficile. Accetto la sfida con entusiasmo. La sfida ci rende più forti. Esercizio. Esercizio. L'esercizio è importante per la salute. Faccio un esercizio ogni giorno. L'insegnante ha dato un esercizio nuovo. Freddo. Freddo. Oggi fa molto freddo.
Mi piace bere un caffè freddo. Il gelato è freddo e delizioso. Passeggiata. Passeggiata. Oggi facciamo una passeggiata nel parco. La passeggiata è molto rilassante. Mi piace fare una passeggiata dopo cena. Incontro. Incontro. L'incontro è stato interessante. Ho avuto un incontro con il mio amico. L'incontro si terrà domani. Scivolare. Scivolare. Puoi scivolare sul ghiaccio. Attenzione, non scivolare sul pavimento bagnato. I bambini amano scivolare sulla neve. Esplorare. Esplorare. Mi piace esplorare nuovi luoghi. Voglio esplorare la città questo fine settimana. Esplorare la natura è molto rilassante. Lisa e Tom parlano di sport invernali. Quale sport invernale piace a Lisa? Qual è il piano di Lisa per questo inverno? Tom e Lisa parlano di sport invernali. Quale sport invernale piace a Lisa? Dove piace a Tom andare a sciare? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.